dopato, bombato, doped, bombarolo, drogato. Quanti di voi frequentatori di palestre hanno sentito questi termini per identificare qualcuno che fa uso di sostanze dopanti? Se ne conoscete altri, scrivetele nei commenti. Parliamo di persone che pensano di diventare così, ma che purtroppo spesso finiscono per diventare così. In ambito sportivo, gli steroidi anabolizzanti vengono utilizzati per la loro funzione anabolica e androgenica, ovvero per la costruzione di massa muscolare e per il loro effetto mascolinizzante. Stiamo parlando di ormoni, tra i quali troviamo il più famoso testosterone, ovvero l'ormone maggiormente rilevato durante i test antidoping delle competizioni sportive. Studi recenti hanno dimostrato come negli ultimi anni ci sia stato un incremento nell'utilizzo di steroidi anabolizzanti tra i frequentatori amatoriali delle palestre, arrivando ad assumere dosi sovrafisiologiche ad ogni ciclo. Tra i tanti effetti collaterali che possono presentarsi in chi fa uso di queste sostanze, oggi andiamo a vedere 3 classificazioni che dovrebbero far sorgere più di un dubbio o un quesito a coloro che stanno pensando di fare uso di queste sostanze. Possiamo quindi classificare questi effetti collaterali come disfunzioni cardiache, compromissione del sistema endocrino riproduttivo, effetti psicologici. Partiamo dalle disfunzioni cardiovascolari. La scienza ha evidenziato come a un aumento dell'utilizzo delle sostanze dopanti sia corrisposto un aumento degli eventi cardiovascolari avversi in atleti giovani e sani. E vorrei sottolineare sani. Parliamo di arteriosclerosi, problemi di conduzione e coagulazione, ipertrofia ventricolare sinistra, aritmia, ipertensione, dislipidemia, ovvero una variazione dei livelli di lipidi nel sangue. Ad oggi però la scienza sottolinea come non sia possibile, a causa del limitato numero di trial clinici a nostra disposizione, stabilire una relazione causale tra i due fattori, ma con i dati che abbiamo è possibile stabilire un'associazione tra l'aumento nel consumo di steroidi anabolizzanti e l'aumento degli eventi cardiovascolari avversi in giovani atleti che fanno uso di queste sostanze rispetto ad atleti natural, dove per natural si intende un atleta che non utilizza sostanze dopanti. Vediamo ora la seconda classificazione di effetti collaterali, ovvero la compromissione del sistema endocrino riproduttivo. Dagli ultimi dati a nostra disposizione, circa il 50% di chi fa uso di steroidi soffre di disfunzioni sessuali, tra cui il calo della libido e la ginecomastia, dove per ginecomastia si intende la crescita di tessuto mammario in uomini in cui l'equilibrio tra gli ormoni estrogeni ed endogeni è compromesso. Questo detto in termini scientifici. In parole semplici, vi crescono le tette. Il calo della libido è associato all'amministrazione esogena di ormoni androgeni, che provoca una diminuzione nella produzione del testosterone e la soppressione dell'asse ipotalamo-ghiandola pituitaria, provocando così anomalie nello sperma, tra cui una diminuzione degli spermatozoi e una diminuzione della motilità. Nelle donne che fanno uso di steroidi, invece, gli effetti collaterali sono più duraturi. Tra questi ricordiamo un cambiamento nella voce, quindi una diminuzione nel tono di voce, l'aumento della crescita dei peli e un aumento nelle dimensioni del clitoride. Abbiamo poi altri effetti collaterali, tra cui l'aggressività, l'acne e la sospensione del ciclo mestruale, ma questi effetti potrebbero essere transitori. Vediamo ora la terza categoria di effetti collaterali, quelli psicologici. In coloro che utilizzano sostanze dopanti è stato riscontrato un cambiamento nel comportamento e un aumento dei disturbi psicologici significativi, quali autocritica, senso di colpa, paranoia e ostilità. Uno studio del 2003 ha evidenziato come soggetti con livelli di testosterone superiori al normale fossero più aggressivi rispetto a soggetti natural e avessero tratti riconducibili a disturbi della personalità e narcisismo. Depressione, dismorfismo corporeo e altri disordini psichiatrici sono stati associati al consumo di sostanze dopanti e possono condurre addirittura al suicidio. Come nel caso delle disfunzioni cardiache, ad oggi non è ancora possibile stabilire una correlazione
correlazione diretta tra il consumo di steroidi e lo sviluppo di problemi psicologici. Grazie ai casi studio, però, è possibile stabilire una forte relazione tra i due fattori. Se vi state chiedendo, ma se fanno così male, perché li producono? Perché li producono per altri scopi. Per esempio, il testosterone viene utilizzato nella terapia sostitutiva in uomini che soffrono di ipogonadismo. L'ipogonadismo è una condizione per cui il corpo maschile non riesce a produrre sufficiente testosterone per svolgere le proprie funzioni. Paradossalmente, chi soffre di questa condizione è a rischio di sviluppare problemi cardiovascolari, così come abbiamo visto per coloro che utilizzano gli steroidi per aumentare il proprio testosterone sono a rischio di sviluppare problemi cardiovascolari. Dalle ultime ricerche si è visto come la terapia sostitutiva del testosterone abbia portato a una diminuzione degli eventi cardiovascolari avversi e a una conseguente diminuzione del tasso di mortalità del 10% in pazienti che soffrono di ipogonadismo. Tra l'altro, la terapia sostitutiva del testosterone ha portato anche benefici a livello sessuale in questi pazienti. L'ultimo dato che voglio portare alla vostra attenzione e che dovrebbe far suscitare maggiore preoccupazione è che quasi il 100% di chi utilizza steroidi ha effetti collaterali. Se state pensando, ma a me non succede, ma figurati, sappiate che le statistiche sono tutte contro di voi. Se pensate, ma una volta, dai, che sarà mai, una volta sola, vediamo che succede, magari funziona, magari no, chi lo sa, magari non succede niente, no, perché anche una volta potrebbe essere fatale. Perché voi non sapete come il vostro corpo può reagire all'introduzione di sostanze esterne. Fondamentalmente il gioco non vale la candela. Come detto all'inizio del video, è comprensibile che voi vogliate diventare così, ma dovete stare attenti perché rischiate di diventare così. O peggio ancora, potreste finire così. Date retta alla scienza, ci siete solo voi e un bilanciere. E il bilanciere non mente mai. Ciao Italia!